Anche per averci fatto da cameraman, che dice Mauro? Ma anche io ho avuto un'impressione particolare perché poi queste parole, mi sa che domani vanno un po' rilette, magari Certo, viene fuori qualcosa di bah, di interessante. interessante, Sì, tra l'altro indubbiamente. come dicevamo anche a telecamere spente, io a Mauro spesso e volentieri le cose le sentiamo quando montiamo il video, Sì, perché molte cose non riusciamo a percepirle sì, a orecchio infatti. nudo. Per E, cui magari un'esperienza anche da riprovare perché assolutamente. sicuramente Ecco, magari vale la pena. quando torniamo ti chiamiamo. Ciao amici e benvenuti sul canale, benvenuti nel video del doppio ispezione. Allora, io partirei dalla fine perché la fine è stata quella che ha interessato di più noi come ricercatori del paranormale, anche se questa parola, come sapete, la prendiamo sempre con le pinze perché più che ricercatori ci riteniamo curiosi, nulla di più. I ricercatori hanno altri patentini in tasca. Ecco, però come ricercatori, quindi usiamo questo termine magari improprio, a noi è interessato di più il finale, così come è interessato di più il finale anche perché Mauro, il nostro ospite, l'ha vista lunga, nel senso, lui, pur non avendo mai partecipato a situazioni di questo tipo, pur essendo più scettico di noi, ecco, ha però detto un'enormissima verità che noi predichiamo da sempre, ossia che a volte i risultati lì non si sentono, ma si sentono in fase di editing, quindi di montaggio, di ascolto soprattutto, perché se non ci fosse l'ascolto il montaggio avrebbe poco senso, e quindi ecco, ci sentiamo di appoggiare in toto quello che Mauro, che tra l'altro ringraziamo, ha detto. E perché lui ha detto semplicemente che le cose vanno poi rilette, no? Riascoltate, rilette, riviste. Ecco, lui si riferiva ovviamente al generatore di parole, noi abbiamo riletto il generatore di parole perché non so se la cosa la sapete, ma ogni qualvolta esce un vocabolo, una lettera, una frase, qualsiasi cosa esca dal generatore di parole, poi si autosalva sulla memoria del generatore stesso, quindi se uno scorda quello che è stato detto, ecco, basta che va a rivedere dentro l'applicazione e trova tutto lo storico, ecco. Per cui noi questo l'abbiamo fatto e ahimè, non per non accontentare Mauro, ma in questo caso noi abbiamo trovato le medesime cose che abbiamo colto ad orecchio nudo. Ovviamente non c'erano cose interessantissime se non quelle riferite a squartare, bruciare, quindi un chiaro riferimento a un discorso di tipo di stregoneria, ecco, un chiaro riferimento al fatto che le streghe furono appunto massacrate e trattate in questo modo, le streghe, le donne, ecco, che poi le hanno, come dire, intitolate streghe, ma è termine assolutamente improprio e sconsiderato. Ecco, però quello che a noi ha colpito è stato quella sorta di EVP. Dico sorta di EVP perché in realtà l'avete visto, non si è capito niente di quello che è stato detto da questa voce femminile, ma che abbiamo proprio colto essere voce femminile. Ecco, non si è capito ciò che ha detto, ma di sicuro era una voce femminile. Questa cosa mi ha lasciato di stucco perché ho fatto poi un check anche sul WhatsApp di gruppo del team ed effettivamente Simona mi ha confermato di essere stata assolutamente in silenzio, pur avendone io in prima persona la certezza, perché se riguardate il video sul finale vi accorgerete che io sono a metà tra Simone e Mauro, con il telefono in mano che mi faceva da telecamera. Mauro era in fondo verso le macchine, quindi quasi a fine sentiero, e Simone era dietro con il suo K2. Assolutamente religioso silenzio, perché in quel caso eravamo in ascolto più totale, perché lì io ho avuto subito la sensazione che potesse esserci qualcosa di diverso. Ripeto, io non sono un sensitivo, non pensate che io lo sia, per cui ecco, arrivare a conclusioni affrettate non è questo che voglio, che vogliamo. Io semplicemente dentro di me ho sentito, boh, per me lì qualcosa c'è, anche
magari forse memore dell'indagine che feci con Lara l'anno scorso nei boschi di Coredo nel Trentino Alto Adige. Ecco, quel posto mi ha subito attirato e ho deciso sul finale, prima di spegnere le telecamere e salutare voi, di farci un giro. E meno male che mi sono ascoltato e meno male che i miei compagni di squadra in quel caso mi hanno assecondato, perché sennò probabilmente quel VP non l'avremmo sentito. Per il resto, ragazzi, interessantissimo il discorso Mugugni e voci, che sul posto, sempre questo per far riferimento al fatto che le cose si sentono meglio in editing, io avevo dato per scontato fossero una sorta di rimbombo, magari causato anche dalla stessa grotta, perché capite bene che una grotta è un po' come entrare in una chiesa vuota, c'è un riverbero naturale di tutto rispetto, quindi insomma può darsi che io lì in quel momento sì, abbia sentito quello che ho sentito, ma andava preso tutto assolutamente con le pinze, perché anche la nostra voce, se ridondante, in qualche modo poteva confondere le acque. Invece poi in editing ho sentito una voce lamentosa, quindi tutt'altra cosa. E altre voci, altri sussurri, altre cosine qua e là, che però ci fanno pensare. Noi a volte diciamo cosine qua e là, altre voci, altre cosine, però poi caspita, sono cose importanti, perché uno parte dal presupposto che il più delle volte non deve dar per scontato di trovare qualcosa, e in effetti il più delle volte è un nulla di fatto, e anche quando si sentono piccolezze come quelle vanno assolutamente considerate. E questo è il caso di questa indagine. 1 ora e 1/4 di video, magari anche per certi versi come dire, non noioso, però insomma con lunghe pause. Però noi abbiamo deciso sì di tagliare dove va tagliato, perché comunque poi diventerebbe effettivamente molto lunga un'indagine sugli schermi di YouTube, però effettivamente vorremmo anche tenere qualcosa e far capire che non sempre è domenica, ecco, non sempre si trovano i demoni, non sempre si trovano i fantasmi, non sempre si trovano cose che fanno come dire audience. Il più delle volte si sta lì in silenzio e ci viene quasi sonno, ecco. Però questo è poi a coronamento del fatto che dopo queste lunghissime pause di silenzio può veramente scaturire l'impensabile, e l'impensabile può essere appunto una piccola voce o un piccolo segnale, perché caspita, è tanto, per noi è tanto. Noi non sappiamo niente di quello che c'è nell'aldilà, non sappiamo niente di quello che troveremo quando saremo morti, per cui adesso siamo solo nel campo delle ipotesi. Diffidate di chi dice io so tutto, io ho capito cosa? Niente. Per cui per noi è tanta roba, è stata tanta roba, così come è stata tanta roba il K2, ragazzi, perché il K2 ha brillato a più riprese, e decisamente in momenti anche piuttosto clou dell'indagine stessa, quindi è stata veramente un'indagine interessante. Non saprei che aggiungere, perché come ho detto quando eravamo sul retro della chiesa, è stata un'indagine a fasi, proprio a fasi, momenti nei quali veramente c'era una noia terribile e momenti dove invece ci si sentiva quasi in imbarazzo, ma nello stesso tempo sereni, perché l'energia di quel posto era meravigliosa. Noi abbiamo avuto la sensazione di parlare con il mondo della stregoneria, il mondo delle streghe, il mondo di queste donne che sono state ingiustamente giustiziate dall'Inquisizione perché donne particolari. E non abbiamo avuto l'impressione invece di parlare con entità di tipo religioso, quindi San Ponzo, perché un po' consci del fatto che quello che abbiamo descritto all'inizio del video diceva che per poter recepire certi segnali da questo religioso bisognava avere il cuore puro. Ecco, forse il cuore puro nessuno ce l'ha, e quindi noi insieme agli altri non abbiamo avuto la fortuna di interagire con questo religioso, ma di sicuro c'era un'energia positiva, e questa energia positiva mi viene da pensare che ce l'abbia trasmessa proprio Don Ponzo stesso. Quello che invece abbiamo percepito era ben altro. Quindi indagine strana, indagine a fasi, indagine stancante, perché sono arrivato a casa devastato di stanchezza, ma nello stesso tempo neanche tanto impegnativa. Indagine veramente particolare. Queste sono le indagini che amo,
perché poi ti lasciano dentro qualcosa, perché poi ti fanno continuare a voler fare quello che fai e ti lasciano la voglia di continuare a scoprire, magari l'imponderabile. Io ringrazio tanto la Doc per avermi fatto compagnia, ringraziamo tantissimo Mauro che Simona ha telefonato per dire che saremmo andati nella sua zona dove lui abita e ha deciso poi quindi di accompagnarci e farci compagnia. Insomma, è stata una serata meravigliosa che spero di ripetere, anzi voglio ripetere, e se nessuno mi seguirà andrò da solo, ecco, perché quel posto, soprattutto nel finale, qui ha tirato un tuono che ho fatto un salto così sulla sedia. Qui sta arrivando il finimondo, vabbè, non è niente di interessante. Comunque stavo dicendo che vorrei tornare, se non altro soffermarmi lì nel bosco dove abbiamo sentito l'EVP, dove abbiamo sentito questa voce particolare che però purtroppo non abbiamo capito cosa potesse aver detto. Però voglio tornare lì, magari senza andare nella chiesa, senza andare nella grotta, o se si va a fare solo un giro, però vorrei concentrarmi sul bosco e semmai addentrarmi di più. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, ma soprattutto se vi è piaciuto il video di lunedì fate la stessa cosa. Alla prossima, ciao!